Benvenuti tutti gamers in questa nostra seconda puntata dedicata ai giochi per il bellissimo e mai troppo celebrato Game Boy Color. Nel video precedente avevo ripercorso la memoria degli 11 giochi più belli, a mio parere, mai pubblicati per questa console portatile. Proseguiamo questo nostro viaggio nostalgico nella memoria storica delle portatili di casa Nintendo e di tutti i magnifici giochi pubblicati su di esse, e lo faremo con i migliori giochi sconosciuti mai pubblicati su questa console. Io sono Gaigan e benvenuti in questo nuovo video. Da appassionati di retro gaming o semplici curiosi, sono certo che potrete trovare qualcosa di stuzzicante mai visto prima da, eventualmente, aggiungere alle vostre liste. Se avete perso qualche episodio precedente di questa serie troverete la playlist dedicata sia a schermo in questo momento che in descrizione. Fatemi inoltre sapere quanti di questi titoli conoscevate o avete già giocato. Prima di iniziare vi rinnovo l'invito a mettere like, iscrivervi al canale e, nel caso non l'abbiate già fatto, lasciare un bel commento, anche se non conoscete nessuno dei giochi in questione, che a voi costa pochi secondi, per me ha un valore incalcolabile. Iniziamo! Solo in tempi relativamente recenti ho compreso il concetto di roguelike. Da bambino non conoscevo il nome di questa tipologia di titoli, ma già all'epoca mi affascinavano per la componente intrinseca di imprevedibilità che si portano dietro. In questo Azure Dreams è stato un vero precursore, gioco PlayStation 1 pubblicato da Konami nel 1997 e di cui è stata prodotta una versione Game Boy Color 2 anni più tardi, nel 1999. L'edizione per console portatile è stata molto ignorata rispetto a quella per la prima ammiraglia di casa Sony, eppure è una piccola gemma da riscoprire. La storia è ambientata nella città desertica di Mons Baia, un insediamento umano costruito attorno a una gigantesca struttura misteriosa nota come Torre dei Mostri. All'interno di questa torre gli addestratori di mostri, raggiunta l'età di 15 anni, possono addentrarvisi per catturare delle creature e farne i propri famigli. E il nostro protagonista, Ko, non attendeva altro da quando, molti anni prima, il padre, uno dei più grandi addestratori di mostri del villaggio, scomparve dentro la torre senza lasciare traccia. Il gioco è più simile a un roguelite che a un roguelike. L'interno della torre cambia ogni volta che vi entreremo e il nostro obiettivo sarà quello di cercare di raggiungere un piano sempre più alto, fatto che innescherà diversi piccoli eventi di trama con vari personaggi che, come noi, si addentrano spesso all'interno di questo dungeon. Il sistema di battaglie è a turni, per certi versi molto simile a Pokémon Mystery Dungeon, che sarebbe uscito 6 anni più tardi. Dovremo muoverci all'interno di una struttura a scacchiera con fino a 2 mostri come partner nello stesso momento, andando a giocare anche di posizionamento. Ma, a differenza di altri Monster Collector, lotteremo in prima persona assieme ai nostri mostri, andando a salire di livello assieme a loro, con l'unica differenza che mentre i nostri mostri manterranno l'esperienza accumulata di partita in partita, il nostro Ko ricomincerà dal livello 1 ogni volta che ripartiremo con una nuova run. L'era dei primi Game Boy era piena di giochi che cercavano di replicare il successo della Pokémon Mania, e sebbene non tutti questi siano usciti col buco, Azure Dreams è forse una delle sperimentazioni più interessanti nel suo genere, per certi aspetti quasi più vicino a un dungeon crawler che a un Monster Collector. La gente di Mons Baia non ha un'ottima opinione di noi, vedendoci unicamente come un piantagrane, ma man mano che riusciremo a raggiungere nuovi traguardi all'interno della Torre dei Mostri, la loro opinione cambierà poco a poco e sarà uno dei modi con cui potremo misurare il nostro avanzamento nella trama. La parte più rigida del gioco riguarda invece la gestione dell'inventario. Io faccio parte di quella generazione che finiva tutto Final Fantasy senza consumare neanche una misera pozione, perché magari serve per dopo. Quale dopo lo sapevo solo io, ma qui gli oggetti del dungeon vanno necessariamente impiegati. Morendo perderemo l'intero inventario, che sarà anche piuttosto limitato. Molti oggetti non hanno alcun utilizzo al di fuori del dungeon se non per essere venduti, e oltre ciò non potremo accedere a una nuova run se avremo più di 5 oggetti con noi, inclusi mostri ed equipaggiamento, il che mi ha spinto a sfruttare al massimo ogni oggetto appena raccolto, andando quindi a sovrascrivere completamente la mia attitudine all'accumulo compulsivo. Oltre ciò avremo la crescita dei mostri, la scelta della squadra e perfino la possibilità di fondere delle creature, in pieno stile Shin Megami Tensei. Un titolo davvero ben pensato e, con le sue sessioni di gioco godibili anche con tempi brevi a disposizione, permettendo di salvare fra un piano e l'altro della torre, è perfetta per la portatilità del Game Boy. Bionic Commando Elite Forces, pubblicato nel 2000 per Game Boy Color, è un nuovo capitolo della serie Bionic Commando di Capcom, uscita originariamente per NES 13 anni prima, sviluppato però stavolta su licenza dalla stessa Nintendo. Il titolo è probabilmente uno dei migliori capitoli della serie e ci vedrà impegnati a contrastare il tale Arturus, leader di un esercito malvagio chiamato Avarts, che progetta di conquistare la pacifica terra di Carinia.
Per affrontare questa nuova terribile minaccia potremo scegliere fra due membri della Elite Force, due comandi di sesso maschile e femminile senza nome, armati di un'arma a ripetizione e del fido braccio meccanico, protagonista indiscusso del gioco. Dovremo muoverci liberamente fra i circa 20 livelli di gioco tramite una mappa di selezione simile a quella di Super Mario Bros. 3. Questi livelli si dividono essenzialmente in platform laterali tradizionali ed altri che sono sparatutto con visuale dall'alto. Nonostante il gioco sia essenzialmente un platform, non avremo nessun comando per saltare. La chiave del movimento dell'intero gioco risiede nel braccio bionico che funge da corda, rampino e fune estensibile, permettendoci di attaccarci ad ogni soffitto o piattaforma, dondolare, spostarsi e perfino saltare a un piano superiore. Questa meccanica inizialmente può risultare complessa, ma ben presto ci troveremo a percorrere i livelli di gioco dondolando come dei novelli Spider-Man. Unendo il sistema di movimento a quello di combattimento si ottiene un gameplay estremamente dinamico e divertente da giocare e imparare a padroneggiare. Superando i vari livelli sbloccheremo inoltre oggetti di supporto e armi nuove da portare con noi, che ci permetteranno di divenire macchine sempre più letali ed efficienti. Se siete alla ricerca di un platform diverso dal solito, Bionic Commando per Game Boy Color può essere la risposta che cercavate. Questo è un gioco molto particolare, in quanto frutto di uno dei maggiori insuccessi di John Romero, che forse molti di voi conosceranno come uno dei cofondatori di ID Software e co-creatore di titoli importantissimi per la storia videoludica, quali Doom, Wolfenstein 3D, Hexen e Quake. Il gioco originale, Daikatana, era un first-person shooter pubblicato per computer nel 2000, che vedeva il giocatore prendere il controllo di uno spadaccino che avrebbe dovuto viaggiare attraverso vari periodi storici usando il potere della Daikatana, una potente spada magica legata al destino del mondo. Il gioco ricevette principalmente critiche negative e viene ricordato ancora oggi come uno dei fallimenti peggiori del settore dei videogiochi, insieme a perle del calibro di Babylon's Fall e Concord, per capire di che livello parliamo. Ma la versione per Game Boy Color è un'altra storia. Per richiesta dello stesso Romero, il titolo non venne pensato come FPS, bensì come dungeon crawler con visuale dall'alto, in stile dei primi giochi della serie The Legend of Zelda. La storia ruota sempre attorno alla misteriosa spada Daikatana. Hiro, leader del clan Miyamoto, viene a conoscenza del fatto che un nemico della sua famiglia, Kage Mishima, ha rubato la Daikatana al fine di sfruttare le sue capacità di alterare il tempo per cambiare la storia e acquisire potere. Il gioco si compone di ben 32 livelli, nei quali dovremo affrontare un numero sempre crescente di nemici armati di armi variegate che troveremo sul nostro percorso, partendo da spade semplici fino a martelli e laser vari. I vari dungeon presenteranno anche diversi enigmi da risolvere, tutt'altro che basilari e trascurabili, e che sono certo metteranno a dura prova anche un giocatore moderno, i quali riescono a creare un perfetto ritmo di gioco che alterna in modo paritario sequenze d'azione ad altre più ragionate. Questo gioco è decisamente la versione migliore di Daikatana esistente sul mercato e forse è l'unica che valga la pena di giocare. Un dettaglio divertente è che il gioco venne rilasciato solo in Europa e in Giappone. La versione americana era inizialmente prevista, ma venne cancellata a causa della reputazione davvero terribile del gioco originale per computer. Dragon Warrior Monsters 2, in Giappone Dragon Quest Monsters 2, è un JRPG pubblicato da Enix per il Game Boy Color. Si tratta del seguito del primo Dragon Quest Monsters, uno dei giochi di Dragon Quest con la copertina più brutta in assoluto di sempre, ed è, come avrete potuto intuire, un Monster Collector. Un genere che sulle portatili di casa Nintendo ha trovato un gran terreno fertile per svilupparsi. Il gioco segue le vicende di due fratelli, Kobe e Tara, nati in una famiglia di allevatori di mostri e venuti a vivere sull'isola di Gretlog per aprire un loro ranch e così guadagnarsi la pagnotta. Tuttavia, quell'idiota del principe Kamea che governa l'isola e il suo assistente Warubou iniziano a litigare per una fetta di torta e, durante la lite, stappano, per errore, il gigantesco tappo dell'ombelico dell'isola, la quale inizia così rapidamente ad affondare. Non sto scherzando, la trama è questa, puro no sense torrigliamesco al 100%. Dovremo quindi viaggiare attraverso vari mondi diversi al fine di trovare un sostituto al famigerato tappo e salvare l'isola. Ognuno di questi mondi rappresentava un micro-universo a sé, con i suoi mostri, il suo boss e la chiave da trovare per avanzare, e la presenza di dungeon randomizzati rende l'esperienza sempre unica per ogni giocatore. Avevamo il mondo del deserto, quello vulcanico, quello dei pirati, eccetera, un'enorme varietà che rendeva l'esplorazione unica e sempre emozionante. Il combattimento si svolge ovviamente a turni, come nei più classici dei JRPG, non mi soffermerò più di troppo su questo aspetto.
Veniamo al punto che ci tocca affrontare, ovvero, è un clone di Pokémon? Odio questa domanda con tutto me stesso, ma devo porla per far capire meglio il gioco. No, non c'entra assolutamente niente se non nel genere che, ricordiamolo, Pokémon aveva a sua volta ripreso da Dragon Quest V. Il gioco esiste in doppia cartuccia, a seconda della quale controlleremo o Tara o Kobe. Questo sì, purtroppo, che è un brutto retaggio lasciatoci da Pokémon. Quanto male hai fatto con le tue versioni doppie, maledetto. Ovviamente i due giochi saranno identici, ad eccezione di alcuni elementi o mostri unici di ogni versione. Potremmo portare con noi fino a 3 mostri alla volta in squadra, il resto verrà conservato al ranch in attesa, e per reclutare nuovi mostri dovremo offrire loro cibo e dolcetti fino a quando non accetteranno di seguirci. Un po' come facevo io con i bambini al parco. Ma se Pokémon si focalizzava sul catturali tutti, Dragon Warrior Monsters 2 poneva il fulcro del suo gameplay nel fondili tutti. La quantità di mostri reclutabili era gigantesca, più di 300 creature, ma lo spazio al ranch è limitato, quindi non sarà possibile né consigliato avere un esemplare di ogni creatura, saremo spesso costretti a compiere dei sacrifici per avanzare. Ma non capiterà spesso di avere molte riserve, in quanto far accoppiare 2 mostri porterà alla nascita di un mostro nuovo, più forte, che erediterà abilità e tratti dei genitori. E qui si apre il vaso di Pandora. Esistono alcuni mostri specifici nell'endgame che richiedono interi alberi genealogici selezionati per essere ottenuti, e il tutto si risolve in una spasmodica ricerca di perfezionamento del mostro perfetto che ci porterà a divenire dei novelli scienziati pazzi. La creazione di mostri è un elemento divertentissimo da giocare, ma presenta anche 2 dei maggiori difetti del titolo. Il primo è la totale assenza di una qualsivoglia indicazione o suggerimento interno. Sarebbe stato interessante trovare magari qualche indizio che ci aiutasse a capire specifiche forme. E il secondo è il grinding. È un gioco JRPG di fine anni 90 inizio 2000. Dovrete sudarvele le vostre creature. Purtroppo non si scappa a questa cruda realtà. Ma se è vero che il grinding ad oggi nel 2025 appare fin troppo eccessivo, essendo stati ormai abituati a esperienze più snelle, la percezione interna al gioco non era mai quella di tempo perso, in quanto ogni singolo livello guadagnato, ogni abilità presa, ogni statistica migliorata era comunque un investimento che stavi preparando per la prossima generazione di creature, catapultandoti in un loop infinito di godimento. La serie Ganbare Goemon è un franchise di Konami completamente sconosciuto in occidente, eppure ha prodotto una quantità di titoli mostruosa. Pensate che ne esistono 3 solo per Game Boy Color, che vi ricordo è rimasto in giro poco più di 4 anni commercialmente parlando. La serie ha un'estetica unica che miscela qualunque tratto o elemento caratteristico del Giappone, ma riletto con una carica di umorismo esagerato in pieno stile nipponico. Il titolo è colorato, nitido, con sprite grandi e ben caratterizzati, che si accoppiano con un gameplay fluido e veloce. I livelli sono piuttosto semplici da superare, ma non è necessariamente un aspetto negativo per questa tipologia di giochi. È un ottimo platform per principianti o per giocare rilassandosi. Non è che c'è sempre bisogno di git gaddare, La storia segue 2 percorsi separati, quelli di Goemon e quelli di Ebisumaru, i quali hanno dei moveset virtualmente identici se non per qualche variazione estetica, ma si differenziano in quanto i 2 malcapitati si troveranno ai lati opposti del Giappone al momento dell'inizio del gioco e dovranno così affrontare livelli diversi mentre si trovano a fronteggiare l'invasione di gatti robot spaziali. Sì, gatti robot spaziali. I livelli diventano così i veri protagonisti del gioco, ognuno realizzato in modo meticoloso, ricco di cura, piccoli elementi di profondità e molti segreti da scoprire incarnati nella figura di statuette di gatto. Il gioco non ha purtroppo un adattamento in nessuna lingua comprensibile all'uomo, ma anche se non masticate i kanji, si tratta di un platform molto semplice, è facile da godere anche senza comprendere i pochi dialoghi presenti. Nel complesso parliamo di un platform estremamente piacevole da giocare e questa è la cosa più importante. Ha un gameplay accessibile, super divertente ed è caratterizzato da una delle grafiche per Game Boy Color fra le migliori che esistano. Vale davvero la pena recuperarlo e provarlo di persona. Iniziamo a trattare roba parecchio seria adesso. Hamtaro Am-Ams Unit. Si tratta di un videogioco tie-in basato sulla serie manga e anime Hamtaro, molto nota da noi all'inizio degli anni 2000 e pubblicato nel 2001 per Game Boy Color. So cosa state pensando, ma vi assicuro che questo è tutto fuorché un gioco da bambini. Calandoci nei panni di Hamtaro ci verrà chiesto da boss di radunare tutti i nostri amici criceti alla Clubhouse, esplorando fino a 6 aree diverse della città e risolvendo i numerosi enigmi al loro interno.
Per fare ciò dovremo imparare la lingua dei criceti, e non sto scherzando. Boss ci insegnerà i primi vocaboli da impiegare, ovvero quelli per salutare, annusare, rotolare e scavare, ma per proseguire nella storia dovremo impararne sempre di più, i quali saranno poi registrati in un apposito taccuino e andranno impiegati per risolvere situazioni molto specifiche. Ogni criceto o altro animale che incontreremo durante il gioco inoltre non ci fornirà parole nuove automaticamente, dovremo sfruttare ogni possibile appiglio della nostra intelligenza per risolvere determinati enigmi o portare la conversazione in direzioni precise, al fine di ottenere l'agognato termine. Le parole saranno ben 81 e ottenerle tutte, vi assicuro, sarà un'impresa. Chi dice che Dark Souls è un gioco difficile non conosce Hamtaro Arms Unit. Saranno necessarie diverse ore per radunare tutti i criceti e dovremo spesso tornare in aree già visitate, sperimentare nuove combinazioni di termini, eccetera, eccetera. Oltre ciò avremo modo di raccogliere diversi oggetti che potremo impiegare in varie soluzioni. La grafica è magnifica, colorata, allegra, il tutto sempre accompagnato da delle musiche semplici, dati i limiti del Game Boy Color, ma estremamente piacevoli da ascoltare. Gli ambienti di gioco sono vari e in larga parte ben tratteggiati, si nota l'estrema attenzione al dettaglio del mondo che rende il viaggio di Hamtaro davvero sentito. Ogni criceto è realizzato con cura e rispecchia molto bene il personaggio originale, sia caratterialmente che esteticamente. Un gioco che è un amore per gli occhi e vi invito caldamente a provare, non ve ne pentirete. Aggiungo solo un dettaglio, questo gioco è il 7º gioco per Game Boy Color più venduto in Giappone di sempre! Mica pizza e fichi! Legend of the River King 2 è un'interessantissima variazione sul tema del JRPG, basata interamente sulla pesca. Chi vorrebbe sconfiggere il Lord Oscuro Distruttore di Mondi quando puoi pescare una bella trota grassa e succulenta? Pazzia! La storia ci vedrà scegliere fra due personaggi, Taro e Shiro, due giovani pescatori emergenti. La loro terra da qualche tempo è afflitta da frequenti terremoti. Una notte, durante una tempesta, la dea Yuki fece cadere per errore il suo gioiello, il quale si frantumò in 2 pezzi che vennero poi recuperati da 2 re malvagi che ingoiarono ciascuno una metà. Questi 2 pesci, il re del fiume e il re del mare, entrarono così in possesso di un enorme potere e intendono scatenare una catastrofe torrenziale sul mondo per annegare tutte le terre emerse. Pokémon Zafiro non ti sei inventato un cazzo. River King 2 si gioca come il classico RPG con visuale dall'alto simil Pokémon Cristallo o Link's Awakening. Le limitazioni delle vecchie portatili Nintendo purtroppo non lasciano molto adito a tante variabili. L'avventura mescola pesca, combattimento, cattura degli insetti e giardinaggio. Durante il nostro viaggio saremo infatti aggrediti da vari animali selvatici, uccelli o insetti, che dovremo scacciare a suon di pugni. Questi scontri ci doneranno dell'esperienza che andrà a migliorare le nostre statistiche di forza e resistenza. Le fasi di combattimento non saranno tuttavia il perno dell'azione, risolvendosi spesso in battaglie divertenti ma prive di spessore vero e proprio, che è stato dirottato tutto alla sezione della pesca. Avremo a disposizione, man mano che li acquisiremo, fino a 12 canne da pesca, divise per tipologia di pesca e per diversi tipi di acque, e ognuna andrà combinata con un enorme numero di ami, esche, eccetera, che dovremo scegliere in base a cosa vogliamo o no pescare. Quando il galleggiante sparirà sotto l'acqua, inizierà una gara di resistenza fra noi e il pesce e dovremo avvolgere la lenza mentre stanchiamo la preda, evitando che questa spezzi il filo o riesca a divincolarsi. La sezione di pesca l'ho trovata più banale rispetto a quella del precedente Legend of the River King 1, dove ho trovato i pesci molto più combattivi. Ma il gioco compensa questa mancanza fornendo molte più attività con cui intervallare il gioco. Potremo catturare insetti, fare del giardinaggio, raccogliere fiori e addirittura sbloccare delle pinne da immersione per la cattura dei crostacei. Ognuna di queste attività ha un suo minigioco che, per quanto semplice, offre varietà all'esperienza ed ogni tentativo esaurirà dei punti che potremo riacquistare dormendo in una locanda o mangiando qualcosa. Se non siete pratici dei giochi di pesca e volete provarne uno che misceli elementi del genere con componentistica più da JRPG classico, questa serie vale assolutamente la pena di essere provata. Non raggiunge la profondità di un gioco focalizzato al 100% su questo aspetto, ma prova ad offrire un'esperienza mista quanto più coinvolgente possibile. Ma direi basta con tutti questi JRPG, vogliamo qualcosa di più veloce, reattivo, più movimentato. Che ne dite di un bel sparatutto a scorrimento che sta sempre bene con tutto, come il pecorino? Magical Chase è un adattamento pubblicato nel 2000 per Game Boy Color dell'originale gioco uscito nel 1991 per TurboGrafx 16. La trama è, ancora più che mai, chiaramente un pretesto per gettarti nell'azione, nei panni della streghetta apprendista Ripple, che per essere solo un'apprendista a complimenti spara tanto quanto un caccia spaziale R9, accompagnata dai 2 suoi amici, le
stelline senzienti Topsy e Turvy, dovremo muoverci alla ricerca per sconfiggere e catturare i demoni che lei stessa ha per errore rilasciato da un libro proibito. Tutto il gioco ha un aspetto adorabile, con personaggi e nemici dai tratti simpatici e fiabeschi, ma presenta comunque una curva di difficoltà tarata sì verso il basso, ma comunque da non sottovalutare del tutto. Dovremo affrontare ben 6 livelli, ciascuno contraddistinto da un'estetica unica del mondo e dei nemici e caratterizzato dalla presenza di ben 2 boss. Ogni nemico abbattuto rilascerà inoltre una gemma che potremo usare all'interno dei vari negozi sparsi nei livelli per acquistare potenziamenti e variabili del nostro incantesimo d'attacco, dei power up per i nostri amici stelline, oggetti che recuperano la salute e così via. Un gioco molto semplice ma tanto affascinante e soprattutto ricco di personalità. Non si tratta di titoli lunghi, ma ritengo siano fra quelli dotati della maggiore rigiocabilità e perfetti per il classico divertimento in pillole tipico delle portatili Nintendo. Se vi piace l'idea di giocare uno sparatutto ma non siete particolarmente portati o volete un'esperienza più soft, Magical Chase potrebbe valere un tentativo. Metal Walker è un gioco del 1999 prodotto da Capcom. Si tratta dell'ennesimo titolo che tenta di ripercorrere la strada di Pokémon, ma con una variazione piuttosto importante sul gameplay a questo giro. Il gioco si svolge nel futuro prossimo, in cui un metallo prezioso noto come Core viene scoperto su di un'isola. Alcuni leader militari tentarono di utilizzare il Core per sviluppare nuove armi, ma un incidente terribile ha mutato l'isola in una landa in rovina. Sono ormai passati 50 anni da quell'evento, e a causa di questo l'isola è tuttora disseminata di robot pericolosi noti come Metal Busters. Il nostro protagonista e suo padre, Tetsuo Kurama, dedicano la loro vita alla ricerca di unità perdute di Core sull'isola, ma la nostra storia ha inizio proprio durante l'assalto di uno di questi Metal Busters, che separa nostro padre da noi e da Metaball, il nostro personale Metal Walker. Le battaglie si svolgeranno all'interno di un'arena, con una meccanica simile a quella del biliardo. Potremmo combattere con un Metal Walker alla volta e quando inizia lo scontro dovremo scegliere in quale direzione il nostro robot si scaglierà e con quale potenza. Questi rimbalzeranno sui muri dell'arena e faranno danni quando si schianteranno contro i nemici. Ben presto impareremo a formulare strategie di lancio del Metal Walker che permetta di sfruttare i rimbalzi nel modo più efficiente possibile. Oltre ciò sarà possibile gettare sul campo di battaglia diversi oggetti, i quali vengono attivati nel momento in cui un Metal Walker li colpisce. Parliamo di oggetti curativi o di attacco indiscriminatamente, i quali però non saranno utilizzabili solo da noi, ma anche dai nostri nemici. Al di fuori delle battaglie potremo esplorare un mondo con visuale dall'alto, attraversando numerose schermate mentre saremo bersagliati da un numero mostruoso di incontri casuali, decisamente troppo alto, mi spiace, ma questo è innegabile. Non sarà presente nessun sistema di cattura, manterremo il nostro singolo Metal Walker dall'inizio alla fine, ma lo potremo personalizzare fra varie configurazioni. Ogni boss di un'arena rilascerà delle unità core, le quali consentiranno al nostro robottino di trasformarsi in nuovi robot con abilità uniche. Battere i nemici non permetterà quindi di catturarli, ma ci doneranno delle quantità variabili di rottami metallici e qualche capsula occasionale se avremo fortuna. L'esplorazione di questa terra desolata, ricca di centinaia di nemici, puzzle e sopravvissuti ci attende. Riusciremo a scoprire cosa si cela dietro al mistero del metallo core e a ritrovare il nostro padre? A voi la risposta. Samurai Kid è un gioco rilasciato da Biox nel 2001 e che per tantissimi anni è rimasto confinato al suolo giapponese. È, a mio parere, uno dei titoli più interessanti di questa lista, anche per via della sua quasi nulla notorietà. Si tratta di un platform puzzle che pone l'attenzione non tanto sull'esecuzione precisa di salti o mosse, quanto sulla manipolazione degli ambienti e degli stessi nemici per risolvere degli enigmi. In questo aspetto il gioco ricorda molto titoli ben più noti come Klonoa o Wario Land. Il paese di Inamoto è assediato dal re demone e dal suo esercito di truppini, che hanno gettato questa terra nel caos più totale. Nei panni di Omuramaru, il principe di Inamoto, il nostro obiettivo sarà quello ovvio di sconfiggere il re demone e far tornare la pace. Il principe può compiere tutte le azioni più classiche di un platform, saltare, planare, usare armi, compiere salti a parete, eccetera, ma ciò che lo rende unico nel suo genere è l'uso delle ben 3 armi principali per interagire con l'ambiente circostante. La spada può eliminare i nemici e deviare i proiettili, oltre che spaccare alcuni blocchi. Il ventaglio serve a far arrabbiare i nemici per condurli così in punti più favorevoli, mentre la zucca può mutarli in blocchi che potremo poi impiegare per superare i puzzle. I primi enigmi sono molto semplici, ma già dai primi livelli noteremo una sempre maggior stratificazione inserita all'interno di un'ottima curva di difficoltà. I 10 livelli offrono una sfida molto ampia, incrementata ulteriormente dalla possibilità di rivisitare i livelli precedenti una volta in possesso di nuove abilità per raccogliere potenziamenti e monete che avevamo perso in precedenza, senza contare che il 100% richiederà perfino di soddisfare un sistema di ranking basato sulla velocità di esecuzione dei livelli, che donerà ancora maggiore rigiocabilità e tempo di gioco.
Il tutto, come starete già vedendo a schermo da qualche minuto, accompagnato da una grafica ricca, colorata, con sprite molto ben caratterizzati e animazioni estremamente fluide, molto più di tanti altri titoli ben più noti. Ora qualcosa di davvero innovativo e poco comune sulle prime portatili di Nintendo, un gioco di strategia in tempo reale. Eh sì, vedete quante piccole gemme che esistono? Il gioco è stato pubblicato esclusivamente in Nord America negli anni 2000 da Beat Studio e ci vedrà scegliere fra due diverse campagne in base a quale fazione sceglieremo, se gli umani o gli uomini bestia. Ogni campagna ha ben 12 missioni diverse per un totale di 24 per l'intero gioco. Il gameplay si svolge tramite una prospettiva aerea e in varie tipologie di mappe, dalle aree desertiche a quelle ghiacciate. Come giocatori controlleremo un'icona del mouse con cui potremo selezionare le unità e dare loro istruzioni, come raccogliere oro o legna. Se avete mai giocato anche solo Age of Empires avrete già un'ottima infarinatura di base per comprendere il titolo. Potremo costruire fino a 3 tipologie di edifici: le caserme, le fattorie e le torri di guardia. Le caserme creano le unità di battaglia, le fattorie servono per sostentare i civili e soldati, mentre le torri di guardia sorvegliano il terreno. Il gameplay è molto semplice, chi primo distrugge la base nemica vince. Troppo semplice mi azzarderei perfino a dire, e infatti gli sviluppatori hanno aggiunto alcuni elementi per movimentare l'esperienza, fra cui i draghi e i maghi. Ogni livello presenta un mago nascosto sorvegliato da molti nemici, che però, una volta liberato, potrà unirsi al nostro esercito e evocato in vari scontri. Sono unità molto potenti, ma la cui morte è permanente, quindi andranno dosati con attenzione. Sono presenti più di 30 maghi diversi, ciascuno con abilità uniche, brevi biografie e estetica personalizzata, le cui combinazioni di abilità sono così varie da cambiare notevolmente l'approccio che dovremo adottare nei vari livelli. I draghi vengono gestiti più o meno allo stesso modo, dovremo recuperare l'uovo nascosto in vari livelli e farlo schiudere, per poi farlo crescere fino a diventare una vera e propria macchina di morte. Chiaramente anche i nemici potrebbero entrare in possesso di draghi e maghi, rendendo tutti i vari livelli molto più scoppiettanti e variegati. Esiste anche una modalità multiplayer in cui 2 giocatori potranno darsi guerra tramite il cavo Game Link. Oddio, chi se lo ricorda? Cazzo, sono vecchio. O scambiarsi unità mago come fossero dei Pokémon qualunque. Il gioco non è un capolavoro, mettiamo le mani avanti. È un titolo con diversi difetti, fra cui una progressione troppo lenta e un'IA non proprio al top. Ma se mai nella vostra testa è balenata l'idea di voler giocare a tutti i costi un RTS sul vecchio Game Boy, prima fatevi fare una bella tac, consiglio da amico, e successivamente provate Warlocked, parola di Gaigan. Wendy Everyway Witch è un gioco molto particolare. I tie-in, si sa, sono spesso o un successo o un disastro, è raro trovare mezze misure. In questo caso l'IP da gestire era anche molto complicata, un gioco su un personaggio praticamente nullo a livello di rilevanza pop, sconosciuto da quasi tutti e pensato poi per un pubblico femminile, poteva essere la morte più totale di qualunque studio di sviluppo. Eppure, a volte gli astri si allineano e la produzione di questo piccolo gioiellino viene affidata a... Lo sapete? State guardando a schermo? Non vi ricorda qualcosa di già noto? Che avete visto magari anche nel video precedente? Esatto, a WayForward, quei piccoli maledetti che riescono sempre a ribaltare le mie aspettative. Il gioco ha come protagonista Wendy, The Good Little Witch, un personaggio appartenente alla serie di fumetti di Casper il Fantasmino. Il gioco stesso era parte di un progetto più ampio e multimediale, sarebbe infatti dovuto uscire insieme a una serie animata reboot di Casper in progetto quegli anni, ma che non vide mai la luce, lasciando questo gioco come unico ricordo di un progetto morto sul nascere. Forse anche così si adatta poeticamente alla figura del piccolo fantasmino. Ciò che differenzia Wendy da qualunque altro platform simile base dell'epoca è l'uso della gravità. Con un semplice tasto potremmo cambiare il senso della gravità raddoppiando in questo modo le superfici da percorrere, e il tutto incastrato in un level design molto ben pensato e creato con l'idea di spremere fino al midollo questa meccanica. Oltre a zompare dal soffitto al pavimento, potremo inoltre sparare incantesimi d'attacco con la nostra bacchetta, la quale può essere potenziata raccogliendo stelle sparse nei livelli. Venendo colpiti però perderemo parte del potere accumulato. Dovremo quindi fare molta attenzione ai nemici, tutti estremamente variegati e con meccaniche di attacco uniche, che vanno addirittura a venire influenzate dalla meccanica della gravità, talvolta necessaria per superarli. L'unica pecca reale del gioco è la sua durata, purtroppo decisamente breve, consistendo di soli 4 mondi che non rendono giustizia a un impianto ludico semplice ma molto ben congegnato. Ma se proverete il gioco su Game Boy Advance, sappiate che potrete avere accesso a ben 3 livelli nuovi, in cui la sfida aumenta ancora di più insieme all'effettistica, davvero un'aggiunta apprezzabile.
Fra un mondo e l'altro potremo svagarci con una breve sezione bonus di volo sulla scopa, che ci condurrà da una torre all'altra, un piacevole diversivo dal normale sistema di gameplay. L'estetica da mondo di Halloween, in chiave però cartunesca, ha su di me sempre un certo effetto, ed è un titolo che ammetto di rigiocare ogni tanto con grande piacere, complice anche la sua breve durata che, sempre più col passare degli anni, reputo un plus, non un malus. Qui si conclude la nostra lista. Quanti di questi giochi conoscevate già? Sono sicuro che fra voi ci siano dei veri esperti di questa console. Fatemelo sapere assolutamente nei commenti, anche se vi ho incuriosito a provarne qualcuno, mi farebbe molto piacere. Come già detto, lasciate pure un commento e fate tutto ciò che va fatto per spingere il video per bene, gentilmente, e magari recuperare i video precedenti qualora non l'abbiate già visti. Ma pure se li avete già visti, che un bel rewatch di Natale ci sta sempre bene. Da Gaigan è tutto e come sempre, alla prossima!